Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Dopo qualche mese, anzi un paio di mesi effettivamente, che non parlavo di Luminar AI, torno con questo tutorial sul black and white e lo faccio con la nuovissima versione di Luminar AI, uscita in realtà da circa un paio di mesi, che è la versione 1.3, che finalmente è stata ottimizzata per i Mac M1. Non sto a farvi pipponi relativi alle prestazioni bla bla bla, perché ovviamente le prestazioni sono sicuramente migliorate, anche se devo essere sincero ci sono ancora dei problemini relativi alle performance, principalmente sulle maschere. Comunque andiamo a fare queste correzioni su qualche foto street scattata qualche tempo fa in Vietnam, e quindi se siete interessati, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like e that's it, let's get started. Ok, eccoci qua all'interno di Luminar. Allora, ho scelto quattro foto che mi ispiravano, insomma, per fare questo tutorial di black and white, un po' vintage, con Luminar AI. Come detto, appunto, utilizzo la versione 1.3, quindi in realtà la versione 3 di Luminar AI, e andiamo a vedere un po' quali sono le prestazioni e nel frattempo, appunto, facciamo queste correzioni in black and white. Allora, partiamo subito con l'enhancement. Allora, la prima cosa da fare, che si fa sempre, che faccio sempre, che fanno tutti sempre, diciamo così, è andare a lavorare sul Enhance AI. Enhance AI è uno dei tool essenziali di Luminar, che ci propone appunto un aggiustamento della foto veramente in maniera globale, ed è uno dei tool che si usa di più in assoluto, e andiamo a spingerlo abbastanza in alto, verso 60-65. ok, andiamo poi per quanto riguarda la composizione andiamo a tagliare questa foto per centrare il focus sul viso della bambina, e andiamo a togliere queste manine che ci sono sotto, che mi danno un po' fastidio effettivamente, e quindi le vado a tagliare. Ecco qua, andiamo a tagliare le manine della bimba, che detta così sembra brutto, però insomma no, ci siamo, col taglio mi piace, va benissimo. Ora andiamo a lavorare sulla luce. Andiamo a lavorare in questo caso sullo smart contrast, quindi aumentiamo lo smart contrast per quanto riguarda appunto la foto verso 44-45, sì, direi un bello pesante anche qua. Per quanto riguarda le highlight andiamo a eventualmente portarle un po' su verso i 12, 13, 15, sì, 15 ci sta, e diminuiamo ancora le shadow. Perché diminuiamo le shadow? Perché voglio veramente molto contrasto nella fotografia, quindi le shadow le vado a chiudere ancora di più. Ok, quindi andiamo verso i meno 40, direi, meno 30, meno 40, vediamo un po', meno 35, vediamo un po' come il prima e il dopo. Ah, ok, vedete già come risalta molto di più appunto il viso della bimba. Ovviamente qua dietro anche c'è molto contrasto, ma andiamo, diciamo, a toglierlo dopo. Per quanto riguarda i black andiamo a chiuderli anche qua, i black ancora un po' verso i 10, meno 10, ok, e i bianchi li aumentiamo un po' di più verso i 15, ok, perfetto. Per quanto riguarda i light l'abbiamo finito. La struttura anche qua andiamo a boostarla un po' con verso i 30-35, 35, sì, e la boostiamo un po' verso i 15, perfetto. Ok, andiamo a vedere il prima e il dopo. Ok, interessante, si lavora come vedete soprattutto sulla parte dello sfondo. Altra cosa da fare è togliere un po' di grana, di rumore appunto sulla foto. Andiamo sul denoise e aumentiamo il denoise
a palla proprio, a palla. Quindi 30 qua, denoise, sì, ci siamo. Ok, ora cosa andiamo a fare? Andiamo a lavorare sulla parte del portrait, anche se questo appunto non è veramente un portrait, però insomma sulla parte del viso. Quindi aumentiamo la face light, la portiamo verso i 30-35, vedete che comunque anche qua Luminar fa un lavoro egregio da questo punto di vista, perché appunto riconosce ovviamente il viso, anche se questo non è appunto messo di fronte alla camera ma è spostato, ok? Quindi fa un lavoro egregio. Guardate quando io lo tolgo e quando lo metto, quando lo tolgo e quando lo metto. Vorrei far notare che queste funzionalità, ok, su una foto prima nella versione precedente non erano così immediate. Ok, non erano assolutamente così veloci, e con questa nuova versione, appunto la versione 1.3, le prestazioni dal mio punto di vista sono migliorate, perché appunto l'hanno migliorato proprio per l'M1, quindi per il chip M1. Contentissimo di questo. Ci sono ancora dei piccoli problemi, come detto, per quanto riguarda parte delle maschere, che fa ancora un po' di difficoltà, ancora un po' così, però vabbè, insomma è decisamente migliorato. E poi voglio andare ad aumentare gli eyebrows, quindi le sopracciglia, anche qua farle un po' più scure, in modo tale che appunto ancora di più ci sia contrasto sul viso della bimba. Ok, quindi una volta terminata la parte di editing di base che volevo fare, ora facciamo l'editing del bianco e nero, quindi convertiamo la foto in bianco e nero e poi da lì andiamo a fare qualche altra tweak sulla fotografia. Tra l'altro, se siete interessati a dei LUTs che potete importare all'interno di Luminar e che potete aggiungere all'interno dei vostri mood, eccoli qua, sul mio sito internet, anzi sul mio marketplace, troverete numerosissimi LUTs a un ottimo prezzo. Se volete, se siete interessati, sono lì a disposizione per voi. Ce ne sono anche numerosi gratuiti. Comunque, detto questo, torniamo a Luminar e andiamo alla conversione in bianco e nero. Basta cliccare su Convert to Black and White e già siamo a un buon punto. Ok, siamo a un buon punto, ma non la voglio così classica, voglio creare un effetto un po' più vintage, e l'effetto vintage si fa semplicemente utilizzando il matte, quindi l'effetto opaco. Allora, qua andiamo insomma su qualcosa di anche qui di abbastanza pesantuccio. Mi ero segnato circa i 40, ok, per quanto riguarda 40-45 per quanto riguarda il matte. Andiamo sul fade sui 20-25, ecco qua, e il contrasto anche qua andiamo su un bel 50, perché comunque, come detto, mi piacciono, a me almeno, le foto belle contrastate. E per quanto riguarda il matte ci siamo. Ora, avete visto che comunque ancora una volta quando faccio queste correzioni, le correzioni sono praticamente immediate, vedete? Cioè io faccio le correzioni e sono immediate, quindi sicuramente le prestazioni sono migliorate rispetto alla versione precedente. Ok, quindi torniamo appunto sul matte, aggiungiamo anche una bella vignettatura, una vignette anche qua immediata, una cosa super veloce, super immediata. Andiamo sui meno 65, 60, ok, il size la diminuiamo per appunto incentrare ancora di più tutto sulla bimba, ok, e togliere distrazioni inutili appunto sulla foto. E aggiungiamo anche un inner light, ancora più contrasto. Mi piace, quindi guardiamo un prima e un dopo. Ecco qua una foto scattata normalissima all'interno di appunto di questo mercato vietnamita, e un dopo, una bellissima foto street. Ok, una volta fatto questo ci creiamo il nostro template, ci salviamo il nostro template e andiamo a utilizzarlo sulle altre foto. Ok, quindi andiamo qua sotto sui tre puntini, facciamo save. E ora andiamo sui nostri template. Ecco qua abbiamo un nuovo template, andiamo a rinominarlo subito con BV_3, quindi black and white 3. Perfetto, abbiamo il nostro template. Ora,
possiamo applicare il nostro template alle altre foto. Ancora una volta, perché si utilizza il black and white principalmente nella street photography? Per il semplice motivo che l'obiettivo della street photography è quello di raccontare una storia, e molto spesso purtroppo con i colori c'è il problema delle distrazioni. Il colore spesso, non sempre, ma spesso distrae. Come detto, non tutta la street photography è in black and white, assolutamente. La street photography è bellissima anche a colori, ma diciamo che dà quell'espressività diversa, cioè dà quell'intensità diversa alle fotografie. E come detto, appunto, essendo la street photography, avendo come obiettivo la street photography quello di raccontare una storia, come appunto la fotografia di reportage, di raccontare una storia, il black and white appunto aiuta notevolmente a incentrare e concentrare l'attenzione sulla scena. Notiamo notevolmente come, per esempio, in questa foto in bianco e nero si è attirati subito appunto dal viso della bimba, mentre a colori potrebbe essere di distrazione appunto lo sfondo colorato delle bibite colorate, per esempio, che tolgono leggermente l'attenzione. Invece se le portiamo in bianco e nero con questa leggera vignettatura, ecco qua che appunto abbiamo un focus solamente sulla bimba. Ok, ora una volta creato il template andiamo sulla seconda foto. Allora, qua ancora una volta non capisco perché ogni tanto Luminar appunto abbia questo problemino con le fotografie che sono appunto girate, a volte me le trovo strecciate, vabbè, non lo so, comunque. Vabbè, andiamo ad applicare il nostro template, allora quindi template, e andiamo a applicare il nostro black and white 3 e voilà. Qua possiamo dire che allora prima di tutto dobbiamo fare un editing per quanto riguarda la composizione. Facciamo un bel resize centrale sul monaco. Eccolo qua, voglio assolutamente avere il monaco in primo piano, al centro del frame, ok? Non mi interessa nient'altro, soltanto il monaco. Quindi andiamo a creare il più possibile appunto un frame abbastanza decente, anche se andiamo a croppare notevolmente la foto non ci interessa perché tanto non dobbiamo stamparla, quindi va benissimo. Insomma 20 megapixel, sì 24 megapixel sono più che sufficienti e vedete comunque il risultato è comunque perfetto. Però qua bisogna fare qualche aggiustamento. Aggiungerei un po' di dramatic alla foto. Come vedete anche qua aggiustamenti sono praticamente immediati. Ok, vedo che c'è un po' troppa luce, quindi in realtà porterei l'esposizione leggermente più in basso per aumentare notevolmente ancora il contrasto della foto, perché mi piacciono le foto contrastate. Questo è come piace a me editare le foto, poi ognuno ha appunto la sua tecnica. Allora, diminuiamo ancora di più il black, perché ancora una volta voglio proprio qualcosa di bello contrastato. Ecco qua, la foto, devo dire, mi piace, anche se c'è questa persona dietro che mi disturba particolarmente. Direi che la vignettatura qui andiamo ad aumentarla ancora un po', quasi quasi, yes, e l'inner light la diminuiamo un po', però dato che questa parte qua sopra è effettivamente ancora troppo chiara e non mi piace, andiamo a creare un local mask. Andiamo ad aggiungere una basic local mask e andiamo a creare una maschera gradiente. Ecco qua, facciamo così, ecco qua, questa parte qua, ok, e andiamo a diminuire l'highlights, aumentare un po' la struttura, facciamo l'exposure leggermente più basso, ok, aumentiamo il contrasto. Che ne dite? Sì.
Allora, vediamo il prima e il dopo, anche se non è che sia qualcosa di eccezionale, però ho tolto un po' di luminosità. Ok, allora, abbiamo terminato anche questa fotografia. Direi che un prima e un dopo è eccezionale il risultato è assolutamente eccezionale e ci abbiamo messo pochissimo, visto? Poco. Ora andiamo sulla terza foto. Qua credo che semplicemente andare ad applicare il nostro template principale dovrebbe andare bene, perché è effettivamente praticamente perfetta. Effettivamente, perché diciamo che la luce è più o meno la stessa della prima, il soggetto è praticamente identico. E poi andiamo sull'ultima foto, eccola qua. Questa è un po' più complicata, Prima andiamo ad applicare il nostro template che ci siamo creati. Immediato, avete visto che ci ha messo veramente 0, applicato subito. Ok, ora vediamo chiaramente che comunque appunto il viso della donna in primo piano, che era appunto il mio obiettivo, è assolutamente praticamente illeggibile, quindi andiamo a creare una maschera locale, painting mask, sì esatto, painting mask, e andiamo a spennellare un po' sul viso della donna, ecco qua, e leggermente anche, no, sotto no. Andiamo prima a farlo soltanto su questa parte qua e andiamo ad aumentare l'esposizione, eccola qua. Andiamo a aumentare le highlight e soprattutto andiamo ad aprire le shadow in modo tale che appunto venga fuori un po' il viso dell'anziana donna e aumentiamo poi anche la struttura. Ora facciamo la stessa cosa sul viso della seconda donna, eccolo qua. Perfetto. Ora andiamo a creare una nuova maschera locale per portare ancora di più fuori la parte appunto qua degli occhi della donna in primo piano, quindi questa parte qua, e andiamo ad aumentare ancora di più il contrasto qua. L'esposizione la portiamo su leggermente. Highlights no, shadow le apriamo ancora di più, vediamo un po' cosa succede se le porto su. Ma in realtà non troppo. La struttura anche qua non granché, però comunque vedete che per quanto riguarda le maschere, il local masking, ecco vedete è arrivata adesso la modifica, non è assolutamente così veloce, cioè nel senso c'è ancora qualche problemino per quanto riguarda le maschere, la velocità per le maschere Luminar. Comunque sì, devo dire che ad ogni modo il risultato è egregio. Sì, carino, niente di che, ma abbiamo terminato anche questa. Ora andiamo a aumentare la vignette qua ancora di più in realtà, perché voglio qualcosa veramente di un focus veramente estremo sulla signora in primo piano, e aumentiamo l'inner light. Ecco qua. Perfetto, anche qua andiamo a vedere com'è il prima, oh mio Dio, già non me lo ricordavo più, e il dopo. Bellissimo, guardate che mood che si riesce a dare con qualche piccola correzione, un template fatto al volo. E ancora una volta le prestazioni di Luminar AI versione 3 per il Mac Mini M1, almeno cioè con i chip in M1, sono assolutamente migliorate. Ottimo lavoro. E anche questo video è terminato, spero vi sia piaciuto, che sia stato utile, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!